canzone dice: ci vuole una sola scintilla per accendere un fuoco, e una volta che il fuoco fu acceso in una parte d'Europa, si propagò velocemente nelle altre aree. John Wycliffe ebbe un grosso impatto, non solo in Inghilterra, ma anche più in là in Europa, soprattutto qui, a Praga, e nella regione allora conosciuta come Boemia. John Huss era di umili origini e suo padre morì poco dopo la sua nascita. Sua madre cercò di dargli un'istruzione ed egli riuscì ad essere ammesso all'Università di Praga con una borsa di studio. Mentre stava andando a Praga con il figlio, si inginocchiò e pregò Dio perché benedicesse la sua vita, una preghiera che fu ascoltata più volte. Ben presto si distinse per l'instancabile studio e la vita irreprensibile. Dopo aver completato gli studi, diventò prete e ben presto divenne importante, legandosi in fretta alla corte del re. In pochi anni divenne l'orgoglio del suo paese e il suo nome era conosciuto in tutta Europa. Oggi hanno costruito una statua per commemorarlo nell'antica piazza della città. Diversi anni dopo essere diventato prete, Huss fu nominato predicatore della cappella di Betlemme, qui a Praga. Il fondatore di questa cappella speciale considerava molto importante la predicazione delle scritture nella lingua del popolo. A quell'epoca c'era un alto grado di ignoranza riguardo la Bibbia e anche Huss credeva che fosse di fondamentale importanza predicare le scritture nella lingua del popolo. A questo punto della vita, Huss entrò in contatto con Jerome, che si sarebbe rivelato il suo braccio destro fino alla morte. Jerome era un cittadino praghese e da un viaggio recente aveva portato dall'Inghilterra gli scritti di John Wycliffe. La regina d'Inghilterra all'epoca era una convertita di John Wycliffe ed era principessa boema, e grazie alla sua influenza i suoi scritti erano largamente circolati in Boemia. Huss li lesse. Credette all'autore in quanto cristiano sincero e credette che gli scritti dicessero il vero. L'impatto di Huss stava crescendo, non solo in patria, ma anche nella confinante Germania. E ben presto le notizie del suo lavoro a Praga raggiunsero Roma e fu chiamato a comparire davanti al Papa, cosa che sarebbe stata fatale. Il re e la regina di Boemia, i nobili e il governo chiesero tutti un tribunale locale, ma non gli fu concesso. Il processo di Huss fu portato avanti in sua assenza e in quel periodo la città di Praga fu interdetta. Questo fatto gettò terrore nei cuori di tutti. Non si potevano celebrare funzioni religiose, battesimi, funerali, matrimoni. Quelle cerimonie che erano così importanti nella vita in generale non erano permesse. E in questo modo Roma fu in grado di tenere sotto controllo la gente. La città era in tumulto e quindi Huss si ritirò nel suo villaggio natio, ma continuò a viaggiare nella campagna circostante dove poteva predicare alle folle desiderose di ascoltarlo. Quando il pericolo e l'eccitazione si placarono, poté tornare a Praga dove, insieme a Jerome, fu in grado di continuare la sua opera. In questo periodo in Europa non c'era un solo papa o due, ma 3 papi rivali e tutti affermavano di essere il vicario di Cristo. Questo abuso di potere nella Chiesa fu qualcosa che molti uomini condannarono con forza e Huss fu una delle voci principali. L'imperatore dell'epoca, l'imperatore Sigismondo, convocò un concilio a Costanza in Germania per dirimere questa controversia una volta per tutte e anche per trattare alcune delle nuove eresie che stavano nascendo da uomini come John Huss, che non erano d'accordo. Huss fu convocato davanti al concilio e gli fu assicurato un trasferimento sicuro da parte dell'imperatore. Una cosa che emerge da questa storia è la preghiera che la madre di John Huss fece con lui mentre stava andando in università. Voglio incoraggiarvi, se pregate per un figlio, se pregate per un genitore, a non rinunciare alle preghiere. La preghiera della madre di John Huss fu ascoltata molte volte, in modi che non si sarebbe mai nemmeno immaginata.
Forse anche voi state pregando per i vostri figli, forse stanno andando a scuola, forse state pregando per uno dei vostri cari. Continuate a pregare e non pensate mai che le preghiere non siano ascoltate. Dio ascolta e risponde alle nostre preghiere.